Secondo video della trilogia, come fare la tabella balistica, una tabella magica che ti permette di mirare sempre nel centro del bersaglio a qualunque distanza si trovi. Prima di iniziare il video vi ringrazio, mi scrivete, mi consigliate quali argomenti affrontare e che cosa recensire, ad esempio grazie a Mario che voleva assolutamente questo video qua, continuate a farlo, mi raccomando, vi sono grato di questo. A cosa serve una tabella balistica? A sapere esattamente dove mirare per fare centro. In breve stimiamo la distanza, guardate il video precedente che vi linko qui sopra per sapere come fare la ruota del parallasse che vi dice a quale distanza si trovano i vostri bersagli. Muoviamo il reticolo con la torretta per compensare la caduta del proiettile alla distanza che abbiamo appena stimato. In questo punto siamo 12 metri, un pochino di più, e boom, il gioco è fatto, abbiamo il centro perfetto del nostro colpo. Come si fa una tabella balistica? Esistono due modi. Il primo è con un programma che calcola in automatico la caduta, la parabola del nostro proiettile, dandogli delle informazioni. Praticamente è una formula a più incognite. Noi forniamo i valori delle incognite, che sono l'altezza della ottica, l'inclinazione, la velocità e tante altre piccole informazioni, e poi il programma le traduce in automatico con questa parabola. Il programma che vi consiglio si chiama Chairgun, è sviluppato dalla Hawk. Una volta era gratuito, adesso francamente non so cosa sia diventato, vi lascio comunque il link in descrizione per andare a reperirlo. Ma non è questo il modo che vediamo. Il secondo modo infatti è manuale, più lungo ma lo preferisco, prima di tutto perché capisco esattamente come si comporta la carabina, e poi anche perché se facessimo la caduta in automatico dovremmo per forza e necessariamente ricontrollare i valori sul rest, tanto vale farlo subito sul rest. Per fare la tabella balistica seguiamo lo schema. Sappiamo che la traiettoria del proiettile è questa qua. Per le differenti traiettorie date dai pellet di diverso peso potete vedere il video che vi linko ora. Noi però dalla nostra ottica, per via che è più alta rispetto alla canna, vediamo quest'altra traiettoria. La prima cosa da fare quindi è trovare il punto di massima altezza della nostra parabola. Chi è? Lui è Alessandro. Il punto di massima altezza sappiamo che per le depo è tra i 16 e i 20 metri e per le full è circa tra i 25 e i 31-32 metri. Questo dipende molto dal proiettile che utilizziamo e dalla velocità della nostra arma. Posizionatevi sul banco con carabina su rest, deve stare ferma immobile. Tenete la torretta dell'alzo sempre nella stessa posizione. Mettete dei cartelli alle distanze del punto ipotetico di massima altezza. Facciamo esempio con una depo e posizioniamo i cartelli a 16, 17, 18, 19 e 20 metri. Mirate sempre nello stesso punto. Vedrete che il pellet colpisce più basso, poi salirà e ad un certo punto inizierà a scendere. Il punto più alto è il vostro punto zero. Questi i nostri cartelli, adesso andiamo a vedere i risultati. A 16 metri, posizionando il reticolo sempre nel centro, il colpo è andato qui. 17 metri è salito, quindi la parabola è in ascesa. 18 metri praticamente identico, e allo stesso modo ai 19 metri siamo sopra il centro, mentre ai 20 metri il colpo inizia a scendere, quindi possiamo attestare che il punto di massima altezza è tra i 19 e i 18 metri. A questo punto con carabina ferma vado a fare una rosata ai miei 19 metri che sono il punto zero, e vado a far coincidere il reticolo con il centro della rosata. In questo punto segno il mio punto 0, 19 metri ovviamente. Ora per completare la vostra tabella balistica dovete solamente trovare la correzione alle distanze mancanti. Consideriamo sempre quindi di essere in depo, abbiamo il nostro punto più alto della parabola a 19 metri, ora torniamo indietro fino ad arrivare ai 9 metri. Posizioniamo quindi il nuovo cartello ogni 2 metri, quindi a 17 metri. Andiamo a sparare precisamente nel centro, quindi senza muovere il reticolo, e vedremo che il nostro colpo andrà leggermente più basso. È normale, siamo nel punto di ancora ascesa della parabola, non ci resta soltanto che andare a compensare il punto del reticolo nel centro perfetto del colpo che abbiamo fatto. Meglio se facciamo una rosatina di 3-5 colpi, saremo più precisi. In quel punto abbiamo i nostri 17 metri che possiamo segnare sulla nostra torretta. Finito a 17 torniamo sempre indietro di 2 metri fino ad arrivare a 9, e poi faremo la stessa cosa dai nostri 19 metri fino ai 35 e avremo la parabola completa.
Come sempre, alla fine potete sostituire la vostra striscia che avete fatto con qualcosa di più grazioso e più personalizzato, come la mia torretta. Vi potete aiutare quindi con diversi colori per le diverse distanze. Potete fare una grafica comune tra la torretta e tra la ruota. Qualcuno si chiede ancora: ma perché devo fare il punto zero? Non posso partire dai 9 metri e arrivare fino alla fine? Tutte queste procedure sono per semplificarci la vita. Trovando il punto zero come punto di massima altezza abbiamo un enorme vantaggio, sia che le distanze di ingaggio siano inferiori che superiori, noi andremo a muovere la nostra torretta sempre nello stesso verso, ovvero in senso antiorario. La cosa più importante è che se ci accorgiamo che i valori di caduta sono sballati, come ad esempio la tabella balistica è più bassa, possiamo resettare il nostro punto zero e voilà, avremo nuovamente tutta la tabella balistica a posto. Quindi questa semplificazione è per aiutarci in generale nel gestire il nostro setup. E ora i consigli per un lavoro eccellente. Partiamo dal primo consiglio. Prima di iniziare a fare tutto il lavoro, cronografate la vostra carabina. Deve stare ovviamente sotto i 7 joule e mezzo in caso di libera vendita. Questo valore vi servirà in caso di variazioni della vostra parabola. Avete un valore che vi servirà per confrontare. Per un buon setup il punto zero dovrebbe coincidere con la metà dei giri di alzo della vostra torretta. Questo perché i meccanismi interni non vengono stressati. Come si fa a posizionare il vostro punto zero con metà dei giri della torretta? Ci si può aiutare sia con le slitte che con gli attacchi inclinati. Vi lascio in descrizione degli attacchi inclinati decisamente interessanti e che non costano tanto. Quando segnate i metri createvi due livelli. Un livello, magari quello più basso, per i metri sotto il vostro zero, in questo caso dai 19 ai 9 metri, e il livello più alto per i metri sopra i 19 metri fino ad arrivare ai 35 metri. La visualizzazione sarà più immediata e avrete meno margine di errore. Quando arrivate agli estremi, quindi sotto i 12 metri e sopra i 30 metri oppure sopra i 45 metri per la full, segnate la caduta metro per metro, perché sono le distanze più critiche ed è importante essere veramente precisi a queste distanze. Siamo giunti alla fine anche per questo episodio. Vi ricordo l'ultimo video della trilogia, vi consiglio gli acquisti delle ottiche da Field Target. Ciao!